Già oggi fare un album è quasi andare controcorrente, ma pubblicare un concept album fantasy sulla caccia alle streghe e farlo uscire in piena estate, mentre tutti inseguono il tormentone della playlist, beh, è qualcosa di ancora più raro e forse quasi folle. Per questo voglio fare veramente un applauso a Francesca Michelin che con Magia Bianca ha deciso di andare nella direzione opposta rispetto alla omologazione del mercato attuale. Il negozio dei dischi. Bentornati al negozio dei dischi, io sono Goz e oggi, come avrete capito, parliamo del nuovo album di Francesca Michelin. Sappiamo che Francesca ha attraversato tante stagioni artistiche costruendo sempre album molto diversi tra loro, ma Magia Bianca, il suo sesto disco, è probabilmente il progetto più spiazzante della sua carriera. Mi viene da definirlo come una creatura mistica, oscura, a tratti quasi inquietante. Sembra quasi un film fantasy, però con sfumature horror. Però attenzione perché il contenuto è molto più vicino a noi rispetto a quello che potrebbe sembrare, perché se superficialmente l'album racconta il Medioevo e la caccia alle streghe, approfondendo in realtà ci si accorge che parla soprattutto del presente. Secondo Francesca, infatti, la caccia alle streghe di fatto non è mai finita, ha semplicemente cambiato forma e si è trasferita sui social network. Oggi, infatti, lei parla proprio di roghi digitali. Basta uscire dai canoni della perfezione imposti dai social per essere messi all'agonia, secondo lei. Ed è proprio su questo che riflette gran parte del disco, che diventa anche un manifesto femminista e una critica a una società sempre più giudicante e aggressiva. L'introduzione perfetta a questo universo è il brano 1484, l'anno della bolla papale, che diede proprio inizio ufficialmente alla caccia alle streghe. Ed è proprio qui che secondo me troviamo quelli che sono i versi manifesto dell'intero album. Oddio, che mondo noioso, che tempi di merda. Almeno lasciami l'allegria, quella fantasia che non c'è più. Questi 4 versi mi hanno fatto riflettere parecchio perché, insomma, vi sarete accorti che viviamo in un'epoca in cui sembra che stiamo perdendo la capacità di immaginare, di raccontare storie, di essere creativi. E allora forse la vera rivoluzione di questo breve disco è proprio questa, cioè Francesca Michelin ha costruito un intero universo narrativo immaginario che racconta la crisi della società moderna. Per questo ho trovato molto interessante anche le parole che ha rilasciato a Rockall. Gli artisti oggi sono diventati rassicuranti. Nella musica non si osa più. Io ho deciso di fare qualcosa di diverso. Non voglio vivere questo lavoro come una prestazione, ma una passione. Parole sacre, parole che condivido molto, perché oggi fare l'artista è sempre più complicato. Oggi tutti sono artisti e quindi di fatto nessuno lo è. Ci sono i numeri, ci sono gli algoritmi, il business, la pressione dei social. E Francesca sembra dire una cosa semplice, ma allo stesso tempo importantissima. Torniamo a parlare di passione, di amore per la musica e di creatività. Non a caso ha raccontato di aver scritto questo album dopo essersi allontanata dai social per diversi mesi. E proprio in questo periodo si è riscoperta più produttiva, ispirata e con molte cose da dire. Non credo che sia un caso. Chi conosce Francesca sa che è sempre stata una ragazza nerd, appassionata di fumetti, fantasy, insomma, in generale mondi immaginari. E Magia Bianca è esattamente questo, un viaggio dentro l'immaginazione. Mentre ascoltavo l'album ho pensato, mi sembra di leggere Piccoli brividi, non so se ve lo ricordate, o per essere più moderni, immergersi nelle atmosfere del Signore degli Anelli, piuttosto che il Trono di Spade, ecco. Ed è forse questo il punto di forza più grande, cioè stimolare la fantasia. Quella fantasia che non c'è più.
Ma attenzione, perché poi dietro al concept c'è veramente tantissimo studio. Dal punto di vista, dei testi, per esempio, troviamo riferimenti veramente molto ricercati. Alzi la mano chi conosceva le Anguane, queste creature leggendarie del folklore alpino dell'Italia nord-orientale che compaiono nella traccia numero 3. E anche musicalmente il lavoro è notevole. Francesca, sappiamo, è una musicista, prima di tutto, di alto livello. Sappiamo che suona diversi strumenti e in questo disco dimostra veramente capacità di arrangiamenti molto curati, accordi mai banali e quindi veramente c'è una ricerca del suono molto precisa e anche molto equilibrata. Pensiamo per esempio al clavicembalo della prima traccia, che dona all'album sicuramente un sapore antico, ma che poi si sposa perfettamente con una produzione moderna, perché è innegabile dire che comunque l'album è molto moderno e attuale anche nei suoni, ecco, nonostante poi chiaramente queste forti influenze anni '80 e gotiche. Magia bianca, magia nera. Se dovessi consigliare l'album a qualcuno, direi che potrebbe piacere particolarmente, per esempio, agli appassionati del fantasy, questo è abbastanza ovvio, ma anche a chi cerca qualcosa di diverso dal pop tradizionale. A livello di influenze ci ho sentito qualcosa dei canti sacri, ma anche della sperimentazione cara a Battiato e per certi versi anche un po' di Caparezza, soprattutto nel lato narrativo e immaginifico, ecco. Non a caso all'interno del disco c'è anche una citazione proprio all'album di Caparezza, Il sogno eretico, all'interno della traccia Strega comanda. La mia personale top 3 delle migliori tracce del disco è questa. Posizione numero 3 per 1484. Clavicembalo approvato e testo molto potente. E allora vieni con me. Al secondo posto Una donna non può, che è stato il primo singolo estratto dall'album ed è una vera e propria critica molto efficace al ruolo della donna nella società contemporanea. Al primo posto invece scelgo Strega comanda, tra i brani più immediati del progetto e che riprende il celebre gioco dell'infanzia ma lo trasforma in una vera e propria dichiarazione di forza e autodeterminazione. Stasera strega comanda. In conclusione, Magia Bianca è un album molto particolare, per certi versi anche molto divisivo e pensato sicuramente non per piacere a tutti. Però è anche uno di quegli album che dimostrano che si può ancora rischiare, sperimentare e proporre qualcosa di diverso. Soprattutto in un mercato, come dicevamo, spesso che premia la ripetizione, vedere ecco, un artista che osa in questa maniera è qualcosa che ho personalmente apprezzato molto. Detto questo, a livello strettamente personale continuo a considerare che 2640 sia il migliore album di Francesca Michelin per distacco. Il voto che do a Magia Bianca è 7. E voi avete già ascoltato il nuovo album di Francesca Michelin? Cosa ne pensate? Fatemelo sapere come al solito qui sotto nei commenti. E vi ricordo anche che se questi contenuti vi piacciono, beh, l'unico modo che avete per sostenerci è iscrivervi al canale e mettere mi piace. Anche questa puntata del negozio dei dischi sta terminando, ma torneremo presto per parlare, come sempre, di musica. Grazie, ciao! Il negozio dei dischi.